Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Non è stato il tradimento in sé a sconvolgermi di più, ma la consapevolezza di quanto tempo fossi rimasto cieco a riguardo. Guardando indietro, i segni erano sempre stati lì, sottili all'inizio e poi palesi, abbastanza forti da urlare nella mia faccia, ma li avevo ignorati, convinto che io e mia moglie fossimo intoccabili. Per 6 anni avevo costruito il mio mondo attorno a lei. Le mie giornate iniziavano con il suo sorriso e finivano con la sua voce, e pensavo che condividessimo qualcosa di sacro. Quella convinzione crollò una notte a una festa di Natale. Lei parlava di questa festa da settimane. Non era insolito che si entusiasmasse per gli eventi, ma questa volta sembrava diverso. Quando uscì dalla camera da letto quella sera, a malapena la riconobbi, il suo abbigliamento stretto, rivelatore e audace attirava ogni grammo di attenzione nella stanza. Nel momento in cui siamo entrati, all'inizio liquidai il disagio. Lei si stava divertendo, ridendo e socializzando con tutti. Mi dissi che era solo il suo essere socievole, ma il modo in cui i suoi occhi si soffermavano su certe persone, come si inclinava un po' troppo durante le conversazioni, tutto era sbagliato. Poi c'era Tyler, il cosiddetto spirito della festa. Nel momento in cui mi presentò a lui, lo odiavo. Aveva quest'aria di arroganza, come se già conoscesse un segreto che io non avevo ancora scoperto. Quando arrivò il turno del gioco della verità o penitenza, il mio istinto mi gridava di andarmene, ma lei voleva restare, e poi lo baciò proprio davanti a tutti. Non era giocoso, non era innocente, era deliberato e mi fece sentire vuoto. Avrei dovuto andarmene in quel momento, ma invece restai abbastanza a lungo da ricevere una telefonata che confermò ciò che temei di più. Lei era con lui al piano di sopra. Da quel momento qualcosa dentro di me si ruppe. Non era solo il cuore spezzato, ma rabbia, tradimento e l'irrefrenabile bisogno di riprendere il controllo. Non avrei permesso che lei se ne andasse impunemente. Quando sentii le parole «Lei è al piano di sopra con lui», sembrò che l'aria fosse stata soffiata via dai miei polmoni. La mia mano strinse il telefono così forte che pensai potesse rompersi. Volevo credere che non fosse vero, che fosse solo qualcuno che cercava di creare problemi, ma nel profondo sapevo la verità. Rimasi congelato per un momento, fissando la folla, sentendo le risate ovattate e la musica pulsare intorno a me. Poi mi mossei. Non ero sicuro di cosa avrei fatto, ma non potevo restare in quel momento, paralizzato dall'umiliazione. Mentre saliva le scale, ogni passo sembrava più pesante del precedente. La mia mente girava ripetendo ogni momento della serata, ogni segnale rosso che avevo ignorato. Pensai a come avesse riso con lui, toccato il suo braccio e a come non avesse nemmeno voltato a guardarmi quando lo baciò. Quando raggiunsi la porta, non bussai, la spinsi con più forza di quanto avessi realizzato, e lì erano mia moglie e Tyler intrecciati insieme in un modo che non lasciava spazio a dubbi. Per un secondo nessuno dei due notò la mia presenza, poi lei alzò lo sguardo, il volto impallidito vedendo l'espressione sul mio. «Non è quello che sembra», balbettò, cercando di coprirsi. Non dissi una parola, non urlai, non piansi, non mi mossei nemmeno. Invece estrassi il mio telefono e scattai una foto, un'immagine unica e innegabile del loro tradimento. Lei ansimò e Tyler maledisse cercando di nascondersi, cercando di vestirsi. Dissi con voce calma ma affilata come una lama: «Hai tempo fino a domani per prendere le tue cose dalla mia casa». «Aspetta, per favore», iniziò lei, ma io alzai una mano, interrompendola. «Non hai più nulla da dire», risposi. Uscii da quella stanza sentendomi freddo e distaccato. Guidai verso casa in silenzio, le mani che stringevano il volante così forte che i miei nocche divennero bianchi. Appena arrivato a casa, iniziai a fare i miei piani. La vendetta non riguardava solo ferirla, ma riguardava il riprendere il mio potere. Lei aveva preso qualcosa da me e avrei ripreso tutto. Quando arrivai a casa, il silenzio era soffocante, ogni angolo della casa sembrava prenderlo in giro.
Qui avevamo costruito le nostre vite insieme, dove avevamo fatto promesse che lei aveva appena infranto senza pensarci due volte. Il mio petto si serrò mentre guardavo intorno, il peso del tradimento che mi schiacciava, ma rifiutai di lasciarlo consumarmi. Non avrebbe avuto la soddisfazione di spezzarmi, no, non sarebbe finita così, rannicchiato nella miseria mentre lei andava avanti senza preoccupazioni. Mi sedetti al tavolo della cucina, lo stesso dove ridevamo durante i pasti notturni, e iniziai a pianificare. Se pensava di potermi calpestare, si sbagliava di grosso. Il primo passo fu semplice: prendere il controllo delle finanze. Avevamo un conto congiunto, qualcosa di cui mi fidavo implicitamente, quella fiducia ora era cenere. Aprii il mio portatile e trasferii ogni ultimo dollaro nel mio conto personale. Non avrei permesso che lei usasse i miei soldi guadagnati duramente per godersi la sua nuova vita con Tyler o con chiunque altro. Il passo successivo richiese più riflessioni. Dovevo colpirla dove faceva male, farle sentire il peso di ciò che aveva fatto. Lei amava la sua immagine, amava essere vista come la moglie perfetta con la vita perfetta. Era sempre attenta alle apparenze, assicurandosi che tutti pensassero che avessimo tutto. Quello era il mio obiettivo, ma dovevo essere paziente. La vendetta è un piatto che si serve meglio freddo, e mi sarei assicurato che fosse ghiacciata. La mattina seguente le inviai un singolo messaggio. «Le tue cose sono pronte, devi andartene entro le 5 del pomeriggio». Lei chiamò immediatamente, la sua voce era frenetica. «Per favore, possiamo solo parlare? Ho commesso un errore, ma possiamo sistemare tutto». Lasciai che parlasse, che supplicasse, che cercasse di spiegarsi. Poi, quando finalmente si fermò a respirare, dissi: «L'unica cosa che sistemeremo è il disordine che hai lasciato. Quando esci dalla mia casa, non chiamarmi mai più». Riattaccai. Trascorsi la giornata a mettere le sue cose nelle scatole. Mentre lavoravo, trovai piccoli ricordi della nostra vita insieme. Foto, oggetti, regali scambiati. Ognuno di essi sembrava un pugno nello stomaco, ma non mi fermai, confezionai tutto, ogni traccia di lei, e lo lasciai vicino alla porta. Quando lei arrivò, ero pronto. Si fermò nella soglia, lacrime che scendevano sul suo viso. «Per favore», sussurrò, «ti amo». Non sapevo cosa stavo pensando. La guardai e, per la prima volta, non provai amore, provai pietà. «Non puoi più dire questo», risposi. «Hai ucciso quell'amore quando hai scelto lui. Ora prendi le tue cose e vai». Mentre caricava le scatole nella sua auto, la guardai fredda e distaccata. Continuava a voltarsi verso di me, come sperando che cambiassi idea, ma non lo fece mai. Una volta che se ne andò, mi misi al lavoro sulla fase successiva del mio piano. Non avrei semplicemente permesso che se ne andasse, doveva capire cosa significava perdere tutto, essere umiliato, essere tradito, e avevo il modo perfetto per farlo accadere. Una volta che lei fu fuori di casa, iniziò il vero lavoro. La mia rabbia non era solo un bagliore, era un fuoco ruggente che alimentava ogni mia mossa. Non avrei reagito in modo sconsiderato, però la vendetta è un'arte e avevo intenzione di dipingere un capolavoro. Prima raccolsi le prove. La foto che avevo scattato era solo l'inizio. Esaminai le nostre email condivise, i messaggi e i conti, ricostruendo una cronologia del suo tradimento. Non fu difficile trovare ulteriori dettagli incriminanti. Ricevute per cene a cui non avevo partecipato, messaggi che sembravano innocenti in superficie, ma che traboccavano di significati nascosti quando letti tra le righe. Non avrei usato queste prove solo per confrontarla, avrei esposto la sua infedeltà. La mia mossa fu sottile, si vantava della sua reputazione, soprattutto al lavoro dove era vista come un modello di dipendente. Così inviai un suggerimento anonimo al Dipartimento delle Risorse Umane della sua azienda, allegando una raccolta di messaggi e foto che mostravano la sua relazione poco professionale con Tyler, che scoprì lavorasse nello stesso settore. Sapevo che questo avrebbe mandato onde d'urto nella sua vita professionale. Se voleva giocare con il fuoco, doveva essere pronta a gestire la bruciatura. Ma non avevo finito. Volevo che sentisse lo stesso senso di tradimento e perdita che provavo io.
Così contattai i suoi amici più stretti, quelli che sempre esaltavano quanto fosse fortunata ad avere un marito come me. Non sfogai rabbia o furia, semplicemente inviai loro le prove, lasciando che tirassero le proprie conclusioni, e lo fecero. Uno dopo l'altro, osservai il suo circolo sociale iniziare a sgretolarsi. I commenti di supporto e i like ai suoi post sui social media si trasformarono in silenzio. Poi arrivarono i commenti taglienti, sottili all'inizio, ma diventando sempre più audaci man mano che la verità si diffondeva. Tuttavia, non era abbastanza. Non potevo dimenticare l'umiliazione che provai quando scelse Tyler proprio davanti a me, così decisi di fargli visita. Non cercavo una lite, volevo qualcosa di più permanente, qualcosa che rimanesse con lui. Mi presentai al suo posto di lavoro senza preavviso, calmo e composto. Non si aspettava la mia presenza e l'espressione sul suo volto quando mi vide era impagabile, una combinazione di colpa e paura. «Possiamo parlare?» chiesi, con un tono disarmante e casual. Esitò, ma annuì, conducendomi in un angolo tranquillo. «Ho solo una domanda», dissi, avvicinandomi abbastanza da fargli sentire il peso delle mie parole. «Ne è valsa la pena?» Iniziò a balbettare, cercando di giustificarsi, ma non avevo bisogno di sentirlo. Estrassi il mio telefono e gli mostrò i messaggi che avevo inviato al suo datore di lavoro. «Hai problemi più grandi adesso. Buona fortuna a spiegare tutto questo a loro e a tua moglie». Il colore scomparve dal suo volto. Infatti, Tyler aveva anche una moglie, un dettaglio che mia moglie aveva comodamente omesso. L'avevo rintracciata prima e le avevo inviato tutto. Non sapevo se lo avrebbe affrontato o no, ma giudicando dal panico nei suoi occhi, sapeva che il suo mondo stava per implodere. Soddisfatto, uscii lasciandolo a gestire il caos che aveva creato. Nei successivi settimane, osservai le conseguenze delle loro azioni distruggersi le loro vite. Mia moglie perse il lavoro, i suoi amici e la facciata che aveva lavorato così duramente per mantenere. Tyler non era in una situazione migliore, il suo matrimonio era finito e la sua carriera era in rovina. Per quanto mi riguardasse, iniziai a ricostruire me stesso. Il tradimento ancora mi feriva, ma con ogni passo che facevo mi sentivo più leggero. Avevo ripreso il controllo e, per la prima volta dopo tanto tempo, mi sentivo libero. Nonostante la soddisfazione di vedere le loro vite sgretolarsi, sapevo che non potevo rimanere nell'autodistruzione per sempre. La vendetta era un sollievo temporaneo, non una cura. Avevo bisogno di riconquistare più della mia dignità, avevo bisogno della mia pace. Ma prima di andare avanti c'era un ultimo passo per chiudere completamente questo capitolo. Mia moglie, o meglio, la mia ex moglie adesso, cercò di contattarmi alcune volte dopo che il caos si era dipanato. Lasciava messaggi vocali, inviava lunghi messaggi e una volta si presentò alla mia porta supplicando per una possibilità di parlare. L'ignorai ogni volta, ma poi provò qualcosa di diverso. Inviò una lettera. Era scritta a mano, lunga di pagine e piena di disperate scuse. Dettagliava come si sentisse intrappolata nel suo senso di colpa, come sentisse la mancanza della vita che avevamo costruito e come perdere tutto avesse fatto capire quanto mi apprezzasse. Scrisse di come Tyler l'avesse abbandonata dopo che le cose erano andate a rotoli, lasciandola a raccogliere i pezzi da sola. Per un momento quasi provai pietà per lei, quasi, ma poi mi ricordai di averla vista in quella stanza con lui e di aver sentito le sue scuse. Non mi aveva mai veramente apprezzato, né allora né ora, e non meritava il mio perdono. Così accartocciai la lettera e la gettai nel camino, osservando le fiamme consumarla. Quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Il passato era ufficialmente morto per me. Mi gettai nel mio lavoro, trascorrendo lunghe ore concentrato su progetti che avevo trascurato mentre cercavo di salvare il nostro matrimonio. Iniziai a frequentare regolarmente la palestra, canalizzando la mia frustrazione e la mia energia in qualcosa di produttivo. Lentamente, la rabbia iniziò a svanire, sostituita dalla determinazione di creare una nuova versione di me stesso, una che non fosse definita dal tradimento. Socialmente ricondissi con vecchi amici, quelli che lei aveva astutamente allontanato nel corso degli anni. Mi accolsero a braccia aperte e sembrava di entrare in un mondo che avevo quasi dimenticato.
Una notte, mentre ero seduto in un bar con un amico stretto, disse qualcosa che mi rimase impresso. Non hai solo perso lei, ti sei liberato di lei. C'è una differenza e ora hai spazio per qualcosa di migliore. Non fu immediato, ma col tempo iniziai a crederci. Qualche mese dopo incontrai qualcuno che non vedevo da anni, qualcuno che conoscevo prima del mio matrimonio. Il suo nome era Charlotte e aveva sempre avuto questa scintilla, questa fiducia che era sia intimidatoria che magnetica. Iniziammo una conversazione e sembrava naturale, come se non fosse passato alcun tempo. Scambiammo numeri e presto iniziammo a scambiarci messaggi costantemente. Lei sapeva del mio divorzio, era difficile non saperlo nel nostro piccolo circolo sociale, ma non ne parlava mai a meno che non lo facessi io. Invece, si concentrava sul presente, cercando di conoscere la persona che ero ora. Non era facile lasciare entrare qualcuno di nuovo, la fiducia era una cosa fragile per me e non ero sicuro se avrei mai potuto ricostruirla veramente. Ma Charlotte era paziente, non spingeva, non chiedeva più di quanto fossi pronto a dare. Alla fine realizzai che mentre il tradimento della mia ex moglie mi aveva segnato, non mi aveva distrutto, mi aveva costretto a crescere, a imparare ciò che meritavo veramente e cosa non avrei più tollerato. E mentre Charlotte ed io ci avvicinavamo, iniziai a sentire qualcosa che non provavo da tanto tempo: speranza. Charlotte portava qualcosa nella mia vita che non avevo sentito da anni, stabilità avvolta in un turbine di eccitazione. Non era affatto come la mia ex moglie ed era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Dove la mia ex prosperava sulle apparenze e sulla manipolazione, Charlotte era radicata e genuina. Non cercava di essere perfetta, era reale, senza filtri e incondizionatamente se stessa. Iniziammo piccoli appuntamenti per un caffè, conversazioni casuali e momenti in cui la fiducia iniziava lentamente a ricostruirsi. Non potevo fingere che fosse facile. C'erano momenti in cui mi ritrovavo a pensare troppo, a mettere in discussione le sue motivazioni quando non c'era motivo di farlo. Lei vedeva attraverso di me ogni volta che lo facevo. Ogni volta diceva con voce morbida ma ferma: «Non sono quella persona. Qualunque cosa ti abbia fatto, non la ripeterò». La sua pazienza era instancabile e col tempo capii che non stava cercando di sistemarmi, mi stava permettendo di guarire al mio ritmo. Questo fece tutta la differenza. Una sera, mesi dopo l'inizio della nostra relazione, Charlotte ed io eravamo seduti sulla mia veranda con un paio di drink in mano, guardando il sole che tramontava sotto l'orizzonte. Lei si girò verso di me, l'espressione seria ma gentile. «Hai mai pensato a lei?» chiese. Non aveva bisogno di spiegare a chi si riferisse. A volte ammettevo di sì, ma non nel modo in cui avresti pensato. Non si tratta di sentire la sua mancanza o di volerla indietro, è più che altro ricordo cosa mi ha insegnato, cosa non tollererò mai più. Charlotte annuì. Capisco, il dolore ha un modo di insegnarci cose che altrimenti non impareremmo. La guardai, il suo volto che brillava nella calda luce del tramonto. Mi ha insegnato cosa non è l'amore, tu mi stai insegnando cosa è. La parola mi sorprese, anche a me, ma era vera. Charlotte non chiedeva grandi gesti o promesse di eterno, era contenta del presente, costruendo qualcosa di reale, un giorno alla volta. I mesi si trasformarono in un anno e la vita prese un nuovo ritmo. Non stavo più solo sopravvivendo, stavo vivendo. Il mio lavoro fiorì, le mie amicizie si approfondirono e Charlotte divenne una fonte costante di gioia e forza. Poi, un giorno, mentre pulivo alcune vecchie scatole, inciampai in qualcosa che non vedevo da tanto tempo: la foto del mio matrimonio con la mia ex. Era sepolta sotto carta e polvere, una reliquia di una vita che avevo lasciato indietro. Per un momento la fissai, i ricordi minacciavano di riaffiorare, ma invece di rabbia o tristezza non provai nulla. La persona in quella foto non ero più io. Senza esitazione la strappai a metà e la gettai nella spazzatura. Era tempo di lasciare andare l'ultimo pezzo di lei. Quella sera raccontai a Charlotte cosa era successo. Lei sorrise, i suoi occhi si illuminarono di quella scintilla che amavo così tanto. «Bene, non hai bisogno di ulteriori promemoria del passato quando il futuro appare così bello». Aveva ragione,
La mia vita non era più definita dal tradimento, ma dalla resilienza, dalla crescita e dalle persone che veramente si preoccupavano di me. E mentre ero seduto lì con Charlotte, ridendo di qualcosa di sciocco, realizzai che per la prima volta in anni ero veramente felice. Hai mai affrontato una situazione simile nella tua vita? Raccontacelo nei commenti qui sotto e non dimenticare di mettere un like se ti è piaciuta la storia. Iscriviti al nostro canale per non perdere altri racconti emozionanti come questo.